I Nightwish sono entrati a far parte della mia vita nel periodo che andava, insomma, diciamo dal 2004 al 2005, quindi in piena adolescenza. E in quel periodo, diciamo che non potendo fruire della musica, non potendo soffrire della musica attraverso magari quelle piattaforme che oggi potrebbe usare un adolescente, come può essere YouTube o l'internet in generale, al periodo io ascoltavo ciò che veniva propinato dalla radio, fondamentalmente, quindi o dalle emittenti televisive musicali come AllMusic oppure MTV. E in quel periodo fondamentalmente ascoltavo quello che appunto ci veniva propinato, che poteva essere Britney Spears, che potevano essere i Tokyo Hotel, oh mio Dio, che potevano essere i Blue, i Gemelli Diversi. Ero proprio una popparola, diciamocelo. Lo sono tuttora, però al periodo ero esclusivamente una popparola. Ciao, io ho conosciuto i Nightwish per caso. Su YouTube ho scritto canzoni metal e mentre riordinavo la camera ho ascoltato questa canzone, mi è comparsa Amaranth. Però lì per lì non ci ho neanche dato tanto peso, perché poi tra una canzone e l'altra, tra una cosa e l'altra non mi ricordavo chi erano e così via. Ciao a tutti, eccoci qui a parlare del primo giorno di amore verso i Nightwish. Io faccio capo al titolo Chi disprezza compra. Mi ricordo ancora nel 2003 circa, guardando la trasmissione Bootleg di RoTV, che passarono un live di Nightwish, penso facesse capo al live From Wishes to Eternity. Il mio primo pensiero fu: ma chi è quello che si crede un figo con la bandana dietro la batteria? Allora, i Nightwish ci ho conosciuti perché ero su Facebook e stavo scorrendo i post sulla home. Poi una mia amica condivide il videoclip di Endless Forms Beautiful. Li ho conosciuti tardi, va bene? Ok, li ho conosciuti tardissimo, mi prenderei a schiaffi io stessa per questa cosa, va bene? Davvero. E vabbè, sta di fatto che io ero prima di vedere il videoclip ero convinta che fosse un trailer di God of War o comunque di qualche gioco della Play 3. Vabbè, quando mi rendo conto che effettivamente era un videoclip ho pensato: cazzo, no, questi sono proprio metallari, non li ascolterò mai. Sì. Conobbi la band 12 anni fa circa grazie a mio figlio che caricò un loro CD sull'autoradio. Mi conquistò subito questo tipo di rock contaminato da musica sinfonica, dal canto lirico. Da lì cominciai ad ascoltarli praticamente sempre e mi ricordo che il volume era sempre altissimo come è tutt'oggi e imitavo la cantante oppure imitavo Marco o Empu che correvano a destra e a sinistra sul palco suonando la chitarra o il basso. Li vidi in qualche video e mi piacquero tantissimo, questo aspetto un po' trasandato da rocchettaro nordico. Cominciai ad andare nei negozi e cercare tutti i loro CD perché mi sentivo sempre più coinvolta dalla loro musica, mi appassionavo sempre di più. Ciao a tutti ragazzi. Allora, io ho scoperto la band nel 2004 entrando in un negozio di dischi per puro caso, perché all'epoca per scoprire cose nuove bisogna andare per forza nei negozi di dischi, non c'era YouTube, internet super veloce e tutte queste cose qua. Allora entrai dentro un negozio di dischi come al solito e gli dissi: fammi sentire qualcosa di nuovo, fammi scoprire qualche band nuovo, visto che ne aveva tantissime, proprio tutto riguardante il metal. Allora mi disse: sì, ho una band a farti ascoltare, si chiamano Nightwish. E io ho detto: bellissimo nome, mi piace, prova a darmi. Allora niente, mi diede il CD ed era esattamente questo CD proprio, Once, nel 2004 proprio, appena uscito tra l'altro.
Come ho conosciuto i Nightwish? I Nightwish li ho conosciuti ancora molto tempo fa in realtà, quando ero un bambino, perché una delle loro vecchie canzoni, Sleeping Sun, era in una compilation, quasi casualmente, di musica celtica. Dopodiché forse non ero neanche pronto per ascoltare un certo tipo di musica come quella che fanno loro. Quindi ho lasciato indietro quest'unica canzone che conoscevo e solo nel 2015 ho provato ad ascoltare, preso dalla noia dei soliti artisti che avevano il cellulare, ho provato ad ascoltare qualcosa di nuovo e mi sono capitati sotto mano appunto i Nightwish e Sleeping Sun. First Day of Love. Prima volta che ho sentito i Nightwish, allora è stato più o meno quando ero in prima e in seconda media, periodo in cui ero fissata con gli anime music video, e questa mia amica con cui facevo gioco di ruolo praticamente mi ha passato un paio di video di Final Fantasy, e in una c'era She's My Sin, che è stata proprio la prima che ho ascoltato e di cui mi sono innamorata, e la seconda era con End of All. La mia reazione è stata questa: oh mio Dio, ma chi sono questi? E la mia amica: sono i Nightwish. E io: perché non me li hai fatti scoprire prima? Cazzo, ti odio! E la odio veramente perché in quel momento è diventata It is the end of all for me. Per me, letteralmente la fine, non mi sono più staccata. Allora, io sinceramente non so quando abbia effettivamente cominciato ad amare i Nightwish, perché diciamo che era ancora una fase abbastanza di transizione nel campo musicale. Infatti diciamo che la cosa è iniziata più che altro per scommessa con un mio ex amico, dato che appunto lui continuava a criticare i miei gusti musicali, quindi ogni settimana mi partiva una scommessa del tipo: sono sicuro che tu non ascolterai mai questo gruppo, sono sicuro che non ti piacerà mai questo genere, eccetera eccetera. Un bel giorno, una sera d'estate del 2005, su AllMusic viene trasmesso il video musicale di Nemo. Così. E io, guarda caso, ero lì proprio sintonizzata e vidi questa band. Sentii questa canzone della quale io mi innamorai follemente e non me li riuscivo a levare dalla testa. Quindi diciamo che poi successivamente ho cominciato anche a cercare più notizie, mi sono cominciata ad informare su quello che era un mondo completamente assurdo per me, che era il mondo del metal, anche se comunque in questo periodo ho subito una fase di transizione, quindi sì, è vero, ascoltavo musica pop, ma comunque piano piano ho cominciato anche ad avvicinarmi a band come Linkin Park, Evanescence, i Korn, i System of a Down, quindi diciamo che mi sono anche avvicinata a quello che era il new metal, o comunque un mondo che fosse decisamente distante da quella che era la musica commerciale di allora, però comunque con i Nightwish fu amore a prima vista. Nel 2012 con mia figlia andai al concerto che fecero a Milano per l'Imaginarium Tour, e da lì decisi di diventare da appassionata dei Nightwish a vera fan dei Nightwish. Cominciai a iscrivermi sui social come Facebook, Twitter, cominciai a cercare su YouTube tutto quello che avevano fatto e decisi comunque che non mi sarei più persa nessuno dei loro concerti. E quando ebbi l'occasione di iscrivermi al fan club lo feci praticamente subito. Dopo immense discussioni con un mio carissimo amico, nonché chitarrista della mia band, su cosa fosse più figo, se il progressive metal, l'heavy metal o il power metal, il symphonic metal, ecco che mi diede in mano il DVD nel 2005, circa novembre, del tour End of an Era. Da lì fu amore alla prima visione, non so cosa fosse scattato in me, ma da lì tutta la storia ebbe un'altra piega. Eccomi qui, come vedete, a registrare il documentario sui fan italiani per il fan club ufficiale della band. Mi hanno detto: guarda, ascolta i Nightwish, sono bravi, sono finlandesi, ascoltali. Mi sono andata ad ascoltare e poi dopo ho scoperto che era dei Nightwish Amaranth. E da lì poi dopo tutta l'escalation verso oggi, tutti i vari
tutti i vari CD mi sono ascoltata piano piano e mi piacciono molto. Mi aveva molto colpito Flor. Ero tipo, che figata? Cioè, davvero. Vabbè, sta di fatto che mi incuriosisco, tipo chi sono questi? Vado su YouTube e... Ilan. Ci vorrebbe un video di mezz'ora per spiegarlo, ma davvero, io tipo... è tutto ciò che considero di buono nella musica, cioè... Ha iniziato con quei cazzo di flauti e io... Wow! Da lì davvero, cioè continuavo ad ascoltarli, a scoprirli, a saperne di più, a conoscere nuove canzoni. Più tempo passava, più le sentivo mie. E quindi alla fine mi ha tirato fuori Nightwish e io ho cominciato ad ascoltarli. Diciamo che forse all'inizio non è che mi piacessero tanto, però poi alla fine ho detto vabbè, diamo un tentativo a tutta la discografia e pian piano mi sono piaciuti. Sinceramente non ho storie molto interessanti a riguardo, però questo è. E niente, cominciai a ascoltarla, la prima canzone fu Dark Chest of Wonder, stupenda, bellissima canzone, proprio fantastica. Dopo andai avanti per ascoltare quella dopo, era Wish I Had an Angel, da lì è stato proprio amore puro, dopo da lì l'ho comprato e basta. E da quel momento lì in poi ho cominciato ad ascoltarli, ho comprato tutti i CD praticamente e è nato proprio l'amore per questa band, che poi dopo ho cominciato anche a guardare dei live, mi piaceva tantissimo e ho detto loro sono veramente la mia band preferita di tutti i tempi. Grazie al video di Nemo poi ho cominciato ad ascoltare tutte le altre canzoni, quindi sono andata a ritroso con gli album e adesso appartengono a metà del mio cuore, perché metà del mio cuore fondamentalmente è loro. Mi hanno accompagnato per tutta la vita, mi hanno aiutato a superare il periodo dell'adolescenza e hanno anche influito tantissimo sul mio carattere, sul mio modo di pormi, ma anche su cose più stupide in assoluto come il look e il modo di vestire. Sono andato su YouTube, il primo risultato che mi è capitato fuori era Endless Forms Most Beautiful, la canzone, nella versione del video ufficiale, quindi ho anche visto subito come erano fatti. Molto particolari mi sono sembrati al momento, però mi sono piaciuti subito. Primo fra tutti Yetala, con questa barba magnifica. Io sono rimasto molto legato poi alla band e la mia conoscenza in merito fino ad oggi che sono qui e mi ritrovo di parlare della prima volta in cui li ho ascoltati. Diciamo che passavo le giornate a cercarmi le canzoni su YouTube, a cercare i CD da comprare, passavo le giornate a cantare le canzoni, vabbè, in casa, sul pullman mentre andavo a scuola durante l'intervallo della serie, che non mi sopportava più nessuno. E potete dire la stessa cosa anche adesso, perché anche tuttora sono in macchina con la loro musica e i miei amici non mi sopportano più. E per quanto riguarda immagini e così via, beh, sono ovviamente cambiati, perché sono cambiati anche le cantanti, è andato via anche Yuka, però se devo dirlo, all'inizio avevano un look un pochino più semplice, molto più, non so come dirlo, più teatrale forse, no, neanche teatrale, non mi viene il termine. Comunque mi piacciono di più come sono adesso rispetto a come erano prima per quanto riguarda il look. E invece per quanto riguarda gli album, cioè, a me piacciono comunque le grafiche, ovvio alcune un po' scadenti, però diciamo semplicemente che amo i Nightwish.